Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Ariete, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di agosto 2022. Grazie. Cari amici dell'Ariete, periodo di cambi e trasformazioni. Abbiamo la carta della morte. Qui probabilmente qualcuno lascerà indietro delle attitudini, dei pensieri, delle abitudini anche. Ci sarà un taglio con qualche cosa che riguarda il vostro passato e per qualcuno si tratta proprio di un periodo di rinascita. Dai una possibilità alla tua relazione, lavora sulla coppia e poi abbiamo, wow, anima gemella. Quindi qui si tratta per molte persone di un nuovo inizio all'interno di una relazione. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io vi ricordo come sempre che le letture sono fatte per un collettivo, non risuonerà tutto, quindi se proprio non risuonasse niente o volete completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente, la luna o Venere. Sotto nella descrizione poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Partiamo con un 5 di spade e la carta degli amanti, quindi qui si parte da qualche tipo di conflitto che c'è stato, da qualche tipo di discussione anche magari, potrebbero anche essere dei conflitti mentali vostri, interiori, o per qualcuno si tratta di conflitti proprio con l'altra persona. La carta degli amanti indica, allora, potrebbe essere, se non avete nessuno, il fatto che state lavorando sul vostro amor proprio. Se invece avete qualcuno, si tratta della relazione che state avendo in questo momento con la persona di interesse, insomma. Normalmente quando c'è la carta degli innamorati si parla di una relazione in equilibrio, in armonia, è una di quelle relazioni sane. Però per qualche motivo c'è questo 2 di denari che parla di qualche tipo di alto e basso, se vogliamo, da un punto di vista pratico, da un punto di vista della quotidianità anche, no? La principessa di spade ci dice che qui c'è bisogno di controllare meglio qualche cosa. Può anche essere un atteggiamento, visto che qui avevamo una morte, parlava di lasciarsi indietro anche abitudini. Sta di fatto che quando c'è il principe di spade c'è una sorta di, ecco, come vi dicevo prima, mm, forte idealismo e scarso senso pratico. Abbiamo poi la carta della stella al contrario, qui c'è qualche tipo di obiettivo, qualche tipo di sogno che probabilmente non prende corpo, non prende forma. Può anche essere semplicemente il fatto che non abbiate un obiettivo concreto da seguire, da perseguire, magari proprio anche come coppia. Abbiamo poi anche la carta del giudizio. La carta del giudizio è la chiamata, quello che è il risveglio spirituale proprio. Ricordo che avete la carta della morte, si parla fortemente di rinascita, di un nuovo momento, periodo di armonia all'interno della coppia. Potrebbe essere la vostra anima gemella e quindi è necessario fare questo lavoro sia su voi stessi sia che sulla coppia, infatti. Qui con la carta del giudizio si parla di una sorta di guarigione, è qualcuno, la carta del giudizio è un'energia di chi fa un passo indietro e riesce a vedere le cose con una prospettiva più ampia, più, con più presa di consapevolezza, ecco. Dopodiché abbiamo un re di coppe al contrario. Diciamo che questo lavoro servirà per sviluppare un certo tipo di maturità emotiva all'interno della relazione o se non avete nessuno in voi stessi, che è un po' quello che vedevamo qui, no? Il fatto che ci sia quella sorta di idealismo senza però metterci quello che è una reale passione, un reale, se vogliamo, sentimento in quello che è la direzione che volete prendere. Non so, sento che è un po' come se qualcuno fosse più, diciamo così, proiettato da un punto di vista del come dovrebbe essere, piuttosto che il come
come creiamo, come instauriamo, che tipi di equilibri diamo noi alla relazione, o do io, nel caso non abbiate nessuno, alla relazione. Andiamo a vedere carta per carta. Fatemi vedere il 5 di spade. Abbiamo un re di coppe nuovamente, che è l'energia di fine lettura, e la temperanza al contrario. Quindi sento che per molte persone si tratta di mettere in equilibrio quello che è la parte mentale con la parte emotiva. Qui per certi versi c'è una chiara intenzione di sentimenti e di emozioni, ma è la parte mentale con questo 5 di spade che è un po' sul chi va là, è un po' confusa. Andiamo a vedere gli innamorati. Wow! 6 di coppe potrebbe proprio essere l'anima gemella, eh? 6 di coppe, abbiamo la carta degli innamorati, abbiamo la carta della stella, abbiamo il giudizio, abbiamo questa carta che dice anima gemella. Allora, per molte persone fa riferimento... allora, vi dico tutte le carte. 6 di coppe, il papa al contrario, il 4 di bastoni, un 8 di bastoni, la carta del matto e un fante di bastoni. Allora, per molte persone si fa riferimento a qualche cosa che riguarda il passato, potrebbe essere un'energia del passato, una vostra idea che avete legata al passato di quello che è l'innamoramento, piuttosto che l'amore, piuttosto che il matrimonio, è molto legato alle idee, ma qui comunque se prima c'era questa sorta di disequilibrio tra mente e cuore, qui con i 4 di spade si inizia a rivalutare quello che diciamo la vostra ideologia, ok? Per certi versi si inizia a ritrovare un po' l'entusiasmo, mi verrebbe da dire. Andiamo avanti, vediamo il 2 di denari. Abbiamo l'imperatrice, il diavolo e un asso di denari. Credo che qui il punto sia che non riusciate a controllare più di tanto la situazione. Molte persone si sentono perse se non hanno tutto sotto controllo e credo che qui molte persone siano così. Avrebbero bisogno di qualche, come vi posso dire, qualche prova, se vogliamo, per potersi fidare dell'altra persona o per riuscire a creare questo, questa relazione, questo accordo in armonia. Perché comunque qui abbiamo la carta del diavolo che parla normalmente di quelli che sono dei condizionamenti, ma avendo comunque l'imperatrice l'asso di denari e essendo il 2 di denari la carta da spiegare, sento che qui sono condizionamenti da un punto di vista economico, pratico, materiale. Si vorrebbe iniziare in un modo diverso, si vorrebbe intraprendere un nuovo cammino, però ecco, a livello pratico non è tutto lineare. Andiamo a vedere la principessa di spade. Abbiamo di nuovo un 2 di pentacoli al contrario, un asso di spade e un fante di coppe. Qui c'è la necessità di esporre un qualche tipo di verità, un qualche tipo di proposta, un qualche tipo di offerta. È come se non avesse il controllo su questo tipo di sviluppo della situazione o della relazione. Se non aveste nessuno, lavorate sul... Perché quando uno tende a controllare troppo è perché fondamentalmente è insicuro. Quindi voi, se iniziate a lavorare su di voi, sulla vostra insicurezza, sull'aumentare l'autostima, automaticamente sentite anche meno l'esigenza di avere tutto sotto controllo, non avete bisogno di aggrapparvi a niente. Andiamo a vedere la stella al contrario. Regina di bastoni, cavaliere di spade. Datemene ancora una. Cavaliere di bastoni, carro e sacerdotessa. Allora, il punto qui è ritrovare un po' l'entusiasmo, come parlavamo qui, però imparando a seguire il vostro istinto, perché in questo momento, avendo la stella al contrario, è qualche cosa che non state facendo. Ma perché? Perché c'è un diavolo, siete comunque condizionati in quello che è il vostro modo di agire, la vostra possibilità anche di dare una direzione
a quello che è questo sogno, questa relazione, insomma. Andiamo avanti, vediamo il giudizio, vediamo di che cosa parla questo risveglio. 8 di coppe, 4 di bastone, un'altra carta di anime gemelle. Qui si tratta di andare verso un'unione felice, verso quello che è un equilibrio. Per qualcuno si tratta di convivenza, a qualcuno, ecco, diciamo che se in questa fase della lettura c'è qualcuno che ha bisogno di più conferme, di più certezze, in questa fase della lettura arriva. Si potrebbe trattare, se qui c'era qualche cosa di non ufficiale che un po' pesava, qui arriva quella che era la proposta che vedevamo qui, che era un po' che non arrivava fondamentalmente. Ci potrebbe essere uno spostamento, un viaggio, una convivenza, un nuovo tipo di unione. Però, ripeto, c'è bisogno di vedere le cose da un punto di vista più ampio con la carta del giudizio. Andiamo a vedere il re di coppe al contrario. Carte del giudizio e cavaliere di coppe. Sì, infatti, c'è poi alla fine del periodo quello che è la chiamata di questa persona, proprio a livello di una notizia che si fa sentire. Potrebbe essere un nuovo inizio, per molte persone potrebbe essere un ritorno di qualcuno dal passato, con un'offerta ben precisa. Normalmente quando c'è il cavaliere di coppe è perché è una persona che viene a fare un'offerta romantica, consolidata, ok? Quindi qui si tratta veramente di qualcuno che riceverà una proposta di un nuovo inizio, di relazione. Ripeto, può essere con una persona del passato che torna, potrebbe essere qualcuno con il quale o la quale voi abbiate già una relazione e si va a quello che è il gradino successivo. Ma andiamo a vederlo più nello specifico, vediamo che cos'altro posso dire ai single, alle persone che sono in una coppia stabile e l'ultimo gruppo sarà per le persone che sono in una relazione a distanza clandestina o che sono in separazione. Andiamo a vedere per i single. Quattro di pentacoli al contrario, la carta della giustizia, carta della morte al contrario e mago al contrario. Wow, avete 3 arcani maggiori su 4 e 3 carte rovesciate su 4. C'è bisogno qui di rimettere in equilibrio l'equilibrio che manca qui. mm? Di nuovo la vostra mente, È la mente che deve essere messa in equilibrio, perché qui c'è una sorta di attaccamento a magari qualche materialità, qualche cosa di quotidiano, come vedevamo qui, qualche cosa che vi sta costringendo, che vi sta condizionando. C'è la giustizia, è la giustizia divina. Ok, qui la morte ce l'avete al contrario, è la carta che regge la lettura, si sta approssimando. Questa è la carta della rinascita, qui viene chiamata Rebirth, e il mago è una carta numero uno, un arcano numero uno, parla di un nuovo inizio, però guardate che è al contrario, c'è anche la carta del diavolo qui, quindi fate un attimino attenzione a che tipo di vibrazioni state emanando, c'è bisogno di risintonizzarvi sulla vibrazione dell'amore fondamentalmente qui, però per giustizia divina sta arrivando, sta perché non sento che sia ancora arrivata per molte persone in quanto c'è ancora questa sorta di attaccamento, ma non vi preoccupate che sta arrivando un nuovo tipo di inizio, un nuovo tipo di percorso per tutti voi. Vi dico, voi continuate a perseguire il vostro sogno, perché comunque potrebbe essere che arrivi questo tipo di offerta anche per voi che state aspettando. Questa giustizia divina sta arrivando. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Abbiamo la stella al contrario, come qui, l'eremita al contrario, ancora una carta per piacere, grazie. La sacerdotessa, wow, un sacco di arcani maggiori, asso di spade e asso di coppe. Qui ragazzi si realizza un sogno.
Sento che qualcuno smetterà di essere da solo nel perseguire gli obiettivi magari di coppia, qui è proprio dai una possibilità alla tua relazione anima gemella, c'è un inizio di tipo passionale, concreto, affettivo, un innamoramento, una scelta superata con successo. Qui si va avanti, queste sono carte bellissime. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione di tipo diverso. Diavolo, ce l'abbiamo già qui, quindi qualche tipo di condizionamento, qualche tipo di anche blocco alle volte, no? E infatti il blocco, c'è la carta dell'appeso. Qui ragazzi si tratta di cercare di non farvi condizionare troppo da quello che dice l'altro. Avete un fante di spade, anche qui, che richiama, cercate di controllare, ok? Qui si tratta di qualche cosa, qualche tipo di verità, qualche tipo di offerta che non arriva, perché c'è un appeso. Alla fine del periodo potrebbe arrivare anche per voi quello che è questa chiamata, questa offerta, questa... Datemi ancora una carta. Sì, si può muovere qualche cosa, perché comunque c'è, perlomeno all'interno di voi si schiariscono quelli che sono i dubbi. Anche per voi potrebbe essere qualcuno con cui siete legati da veramente tanto tempo, ma avendo due carte numero 6, che è la carta dell'equilibrio, girata al contrario, sento che le cose non sono proprio in esatto equilibrio, anzi vanno controllate. Attenzione a non farvi condizionare troppo a livello mentale, ok? Va bene, andiamo a vedere ancora una carta con questi oracoli, vediamo che consiglio vi danno ancora. Per gli amici dell'Ariete. Uh. Qui parla di un cuore rotto, di un dolore, di una separazione, di un attacco scioccante, ma in effetti c'è la morte, ragazzi. Quindi qui qualche cosa si interrompe per poter rinascere. Io credo che faccia, guardate, ve lo metto qua perché comunque si parla di questo all'inizio della lettura e potrebbe anche essere riferito a quella giustizia che vediamo qui, alla questione dell'eremita al contrario in questo gruppo e al diavolo e al due di bastoni in questo gruppo. E poi di qua abbiamo amore, parla di amore incondizionato, di autoamore, di onestà, di passione e lo metto qui, anzi di qui, vicino ai due assi. Quindi qui secondo me si tratta di questo tipo di lotta interiore, di lotta mentale che avete che probabilmente crea un nuovo modo di vivere questo periodo. È come se vi cambiasse per certi versi il modo di vedere o la relazione o la situazione o voi stessi, gli equilibri, perché qui è quello che si sta rivedendo un po', no? Gli equilibri. Andiamo a vedere ancora. Ok, ecco appunto. Ehm, Questa carta vi dice che l'universo vi sta guidando attraverso i segni e le sincronicità. Quindi qui si tratta di osservare fondamentalmente quelli che sono i segni e le sincronicità che vedete intorno a voi ed interpretare i segni, ok? Un altro lavoro che funziona, se avete l'abitudine di parlare con il vostro sé superiore o i vostri spiriti guida, insomma, è proprio quella di fargli una domanda chiara e poi aspettare la risposta proprio attraverso i segnali, attraverso i segni. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!